hai detto che non fare niente alla mia cintura. I ranking ci sono, cioè è come Ma non il nascosti, dai, no. Posso ragazzi anche qua? Certo. Si è abbassato un po', non dico il livello. A livello mediatico di hype. Ti do la risposta. Con due, quanto tempo fa è? L'anno fa. No, Sì, ma è giusto. Grazie Di Blasi. Guarda giusto. Di Blasi la punta Bravo. in mezzo. No, c'è Di Blasi che l'ha messo là. Ma è sempre così. A me è stato chiesto di cancellare il video, cancellare le prove, cancellare tutto. L'altro giorno, ragazzi, sono stato ospite all'evento TAF per andare a registrare appunto il match di Dario Morello e di suo cugino Roberto Lizzi. Subito appena entrato all'Allianz Cloud, mentre mi stavo dirigendo verso lo spogliatoio di Morello, mi becco Mattia Faraoni insieme al presidente della Fight One, Carlo Di Blasi. C'è stato guarda, insomma ti ha fermato. Aspetta, ciao Marti, Guarda che dobbiamo fare? No, lascialo. Decidi tu. No, l'ultimo video mi è piaciuto, per cui va bene. Mi hanno detto fermi, mi hanno mandato dei messaggi e lui ha parlato bene di me. io parlo sempre bene, ma l'hai preso sul Guarda che puoi riprendere, non c'è problema. Ma stai riprendendo già o no? Sì, prima. Vai, riprendi. E abbiamo così avuto modo di confrontarci su alcune questioni riguardo alle cinture mondiali, in particolar modo sulle cinture ISCA, ovvero quella che detiene Mattia Faraoni, titolo mondiale ISCA di kickboxing. Perché è successo tutto ciò? Perché io qualche anno fa feci un video in cui parlavo appunto della cintura mondiale ISCA, che appunto è stata vinta da Mattia Faraoni nel match contro Joyner, ed in quel video io riportavo un paio di mie perplessità sulla valenza di quel titolo, che quel titolo non era più così tanto ambito come un tempo, infatti la gente al giorno d'oggi punta ad entrare in Glory o in One Championship, ed in secondo luogo parlavo anche di una grossa mancanza di quella sigla, ovvero la presenza di un ranking mondiale. Tutti i circuiti più importanti, come ad esempio nell'MMA la UFC, ha un ranking interno che tu vai a vedere, vai ad analizzare in tempo reale per andare a vedere chi è il primo in classifica, chi è il secondo in classifica, chi quindi tra questi può ambire a vincere il titolo, quindi anche un po' meritocratico. Poi ovviamente ci sono tutte le serie di cose che, se arriva il personaggio come Conor McGregor, anche se fuori dalla UFC da 20 anni, lui può tranquillamente fare subito il match, però quelli sono casi rari, casi eccezionali. Idem per quanto riguarda il pugilato, tu puoi vedere un ranking mondiale su quelli che sono le posizioni e le classifiche dei pugili più forti al mondo, come ad esempio andando sul sito BoxRec, che non è quello ufficiale, però diciamo è quello più conosciuto. Tu in qualsiasi momento puoi andare a vedere chi è il primo in classifica in Italia, chi è il primo in classifica nel pugilato mondiale per quella categoria di peso. Quindi questa cosa, la mia perplessità per quanto riguarda la cintura ISCA, era proprio la mancanza di un ranking interno. Carlo, adesso stiamo uscendo. Finalmente perché Simone, guarda chi c'è adesso. E poi all'ultimo match ha parlato bene. Però oggettivamente Allora, non hai parlato bene perché hai parlato bene di voi, hai parlato bene perché hai detto delle cose giuste. Quindi quando uno dice delle cose tecniche giuste, al netto che chiaramente era giusto. però non si è mai parlato anche quando mi hai chiamato mattina, che non avevi detto per te, non c'era mai nulla di personale. Però noi aspettavamo ancora, Hai visto il video? aspettavamo ancora il commento alla Waco Pro. Io non minaccio mai nessuno. Io sono... No, questo La riprendila. Ha fatto bene se fosse vero. No, io non minaccio perché non ho bisogno, perché le cose succedono, poi c'è uno, ma no, è un'altra storia. Quindi in questo video ho avuto modo di confrontarmi insieme a Mattia Faraoni e insieme al presidente della Fight One, Carlo Di Blasi, in merito alle cose dette tempo fa in quel video, perché non erano andate, tra virgolette, tanto giù quelle informazioni. E oggi appunto abbiamo modo di sentire anche l'altra campana. No, però della Waco Pro non l'hai fatto poi. Quindi. No, non ho più fatto proprio niente. Non c'è niente alla Waco Pro. Non c'è niente. No, questa toglila. No, registrato. Hai un'occasione della Parliamo della Waco Pro. Cosa vale il titolo della Waco Pro? Sembra il titolo delle patatine, giusto? Io non dico niente, però. No, però dimmelo te che sei più informato. No, io. Dovevamo farlo insieme il video. Allora posso dire una cosa, scusa. Allora, a livello di sigle, di federazione, come le vuoi chiamare, per quanto c'è l'ISCA, poi c'è la UAU. A livello di speciale, tutte le altre vanno in discesa. Per legittimare quello che sto dicendo, io oltre al lavoro di Carlo, oltre ai compiti a casa che ho fatto,
sono stato legittimato a entrare dalla porta principale che è un GP di cui fa parte proprio perché sono campione del mondo ISCA e l'ISCA patrocina il K1 come ha patrocinato 10 anni il Glory, come ha fatto con One e via dicendo. Cioè in buona sostanza una promotion, una sigla si caratterizza per le strade che apre, tutto lì, basta. Se tu vedi, allora io ho fatto il video delle cinture in cui se tu lo guardi, io parlavo bene del ranking, di tutta una serie di cose che per me, a mio avviso, poi magari sbaglio, ma per me una società grossa, magari che ha un'azienda grossa, deve avere un ranking. Io vado a combattere. Esatto, però cosa mi hai detto nel video che ho fatto sulle cinture ISCA? Ho parlato che non c'era un ranking, no? Mattia mi ha detto c'è un ranking ma è nascosto. Ma hai detto che cazzo no, ce l'abbiamo. Ma hai detto che non fate niente alla mia cintura. Oggettivamente. È vero. Effettivamente. L'ho detto. Allora, intanto, Però ho detto anche un'altra cosa. ma secondo te arriviamo per Bogdan Story? No. Aspetta, hai fatto attenzione posso dirci una cosa? Allora, è molto semplice, la storia dei ranking, i ranking ci sono, è come Ma non il rap. nascosti, dai, non nascosti, Scusami, no, il termine corretto è un altro. Sono riservati a chi? Ai promoter e ai responsabili della ISCA. Per quale motivo? È veramente molto semplice. Perché se pubblicassimo numero 1, numero 2, numero 3, tutta questa cosa qua, succede un casino, perché ci sono atleti molto forti che si scoprono nel tempo e che tu non puoi mettere in una lista, perché arrivano ogni settimana, cambiano gli assetti. Guarda i ranking, per dire, di Beyond Kick o degli altri, non sono mai aggiornati, perché ogni mese loro li fanno su una base onestamente non correttissima. No, non è o non c'è qualcuno che si può occupare di questa cosa, perché non è solo questo, è ancora di più, è ancora più complesso. Non hai notato che l'MMA per esempio hanno Sherdog? La kickboxing non può avere Sherdog perché c'è troppa roba, c'è molta più kickboxing in termini di atleti, non in termini di popolarità, che MMA, quindi è complicatissimo. Rappaport cos'è? È il listino che hanno gli orefici sui diamanti, mica lo pubblicano, no, ce l'hanno internamente perché si devono scambiare, è una questione di business. Allora, la mia cintura adesso in maniera spontanea vale o no? Sai perché vale? Sai perché vale? Ma non è per leccare il culo quant'altro, perché sai che non mi faccio problemi a dirlo. Ma io ho detto anche un'altra cosa nel video. Ricordo, hai visto il video tutto o solo le clip che interessano? Ho detto la cintura vale anche la persona che la detiene. Ecco qua principalmente mi riferivo al fatto che fece anche tempo prima un video in cui parlavo appunto delle cinture di tutte le sigle più importanti al mondo, video nel quale andavo a spiegare che una cintura guadagna importanza in base a chi la detiene, in base a chi batti ed in base a ovviamente quanto guadagni, quindi non è tanto solo la sigla di per sé, ma se vinci anche una cintura, per dire mediterranea, che la detiene, per dire Floyd Mayweather, ovvio che vale un tot. Se prendi 200.000 euro per vincere quella cintura, allora capite che ha una valenza importante. In questo caso mi riferivo al fatto che Mattia Faraoni comunque nel corso degli anni è andato avanti nella sua carriera, quindi questa cintura ISCA gli ha fatto guadagnare valore Mattia Faraoni, battendo tutti i suoi avversari che si è incontrato da quando ha vinto quella cintura. Quindi, per farla breve ragazzi, il titolo mondiale ISCA di Mattia Faraoni in quella categoria di peso ora vale sì, a mio avviso, perché Mattia Faraoni l'ha fatto crescere, quindi è normale che ora quel titolo ha un'importanza ben diversa, che potrebbe essere ambita all'estero da tante altre persone. E il match sì, al di là del dettaglio, però la sostanza lì per lì c'era rimasto male. Se batti Canelo c'hai un peso per la cintura del pugilato, se batti Peppino sotto casa è un'altra roba. Comunque dipende anche in una federazione mondiale, un body sanction, come si chiamano queste, il termine più corretto, dipende anche chi li detiene. Mattia ha il titolo ISCA, perfetto. Martin Micheletto ha il titolo ISCA, Giorgio Petrosian aveva il titolo ISCA, e vado avanti, ce ne sono stati i nomi più grossi del circuito. Il giapponese come adesso è K1 Champion, che l'abbiamo fatto combattere il Pro. Ah, giusto, è vero, scusami, Takumi Tarada, caspita, lui ha vinto il titolo mondiale ISCA. L'hanno proiettato subito, glielo faccio fare il titolo. E adesso questo è il futuro Tenshin, questo è una. Però vi posso fare una domanda provocatoria. Falla, dai, devo fare una domanda provocatoria. Noi abbiamo parlato al telefono di una cosa che io ho detto nel video esagerando i numeri, ovviamente, che poi tu ti sei messo a chiedermi no, dimmi il numero esatto.
Perché? Come mai è ambita solamente dai jumpers italiani la cintura Iska? Chi No, t'ha non è detto? vero, chi te l'ha detto? Perché la maggior parte, se io vado I sul francesi- sul i francesi database impazziti. dell'Iska, la maggior parte sono tutti italiani. No, non è vero, guarda, no, non è possibile, non è assolutamente vero. Tu l'avevi detto, io ti avevo fatto anche il calcolo che non è così. Ok. Non è così. I francesi sono quelli che hanno il numero maggiore, ahimè, di titoli. Per citarne uno, gli inglesi ne hanno altrettanti, ma c'è tutto il mondo. E se vogliamo metterla a livello poi che- territoriale, dov'è che va per la lunga la cintura? anche Giorgione. adesso non ho la lista in mano, ma lo può guardare chiunque, isca.com, eccetera. Povero, scusa, ti interrompo. Un'altra questione, l'Isca come anche la Wago si porta secondo me alcune magagne del passato. Quali sono le magagne? Visto che una volta c'era il full contact, la kickboxing solo, cioè nel senso quella non che ancora si porta queste altre discipline per rispetto della sua storicità. Quindi quando tu vedi tanti campioni, ma in realtà sono pari di full contact del low kick, che non fa più nessuno, con rispetto lo sto dicendo. Quindi tu vai a vedere chi ce l'ha, no, nel senso, quando tu vedi che ci stanno tanti titolati, è vero, ma perché ci sono tante discipline, anche se quali sono le discipline calcio e pugno che vanno la Muay Thai e K1. Anche perché se tu vedi One, se tu vedi K1 GP, se tu vedi Glory, fanno anche A questo. me mi ha stranito il fatto che c'erano tanti italiani effettivamente. E dicevo, come mai non è ambita all'estero? Cioè i campioni però io ti mondiali. avevo fatto il numero telefono e il numero è ben inferiore rispetto a tutti gli atleti che sono censiti, perché se tu calcoli che sono 5 discipline con 5 titoli più europeo, intercontinentale, gli italiani saranno, al tempo quando abbiamo parlato, saranno state una decina, sono molto di più le altre al nazioni. netto di quando se Mattia Farone combatte a Ottagon in Italia, cioè, per il K1 GP ci sono 8 partecipanti, mi sembra, o 4 o 5 sono usciti fuori dai tornei di selezione. Io qua, cioè se ero in Italia, allora c'era Di Blasi, ma io sono stato ma lo sai da quant'è che c'è stato un rapporto? Da un anno, non c'è con Stoica. Io sono entrato direttamente alla fase finale, in quanto campione in carica, poi ho fatto con Stoica, poi ho fatto con KJ qui in Italia che ce l'hanno selezionato. Era un progetto che è partito un anno fa, capito? Questo per legittimare il percorso. E se devo dirti la verità, lui è dentro, ma c'erano altri 2 atleti italiani nei 57 e nei 59 kg che sarebbero entrati se fossero stati pronti. Quindi noi a Tokyo avremmo avuto 3 atleti, sarebbe stato il top. E tutti e 3 hanno una derivazione chiaramente di Fight One e di Isca. Però il nucleo centrale è questo, che noi cerchiamo di costruire il match. Se tu vedi, noi titoli Isca in Italia non è che ne facciamo tantissimi. Poi i nostri atleti sono buoni e vincono. Quindi questo è un altro tema. Poi possono perdere, come il caso di Takumi Tarada, e lui ha fatto la sua strada. Chiaro. No, ma parliamo adesso di Mattia Faroni che combatte in K1 World Max. World GP. K1 World GP, cazzo, parliamone. Perché guarda, posso dire una cosa, se è vero che il titolo Isca, no, lo vedevo con Van Damme, sono cresciuto con Van Damme, il K1 World GP era l'ambizione massima a cui io volevo ambire quando Posso ero ragazzo. provocarti anche qua? Certo, Si è abbassato un po', non dico il livello, a livello mediatico di hype, Ti do la, pesi massimi. ti do la risposta, che è quando nel K1 esisteva solo il K1, c'era solo il K1, o andavi lì o non eri nessuno. Oggi tu hai One, Glory, e poi non si sa, ma esiste anche Knockout, non si sa perché in Italia non abbiamo ancora portato atleti, appena li porteremo saprete che c'è anche Knockout. Avete KOK, ci sono tante occasioni, tanti circuiti per cui si spalmano gli atleti su più. Poi hai alcune sigle come One che sta un po' uscendo dalla kickboxing innegabilmente e sta invece puntando solo sulla Muay Thai, ma anche nella Muay Thai hai Ranjaden, Muay Thai Series, cioè hai N, quindi è semplicemente il mercato più grande. E ti rispondo anche dal mio punto di vista. Il mercato uno è più grande. Prima c'era solo il K1 World GP, ma prima proprio la kickboxing, cioè stavano i giochi della PlayStation. Giochi della PlayStation. un altro impatto mediatico. Ma in Giappone le arene, gli stadi riempiono ancora oggi. Poi se questa risonanza arriva o meno in Italia è diverso. Ma facciamo una cosa. Il Glory secondo te crea più risonanza mediatica? In Dimmi Europa, una cosa, poi in Italia l'ultimo anche evento del Glory che comprate e che hai visto? Tu che fai questo lavoro? Ferrari contro Porco due, quanto tempo fa è? L'anno fa? No, aspetta, Badrari contro Wroclaw, se non sbaglio. un anno fa, Sì. per farti capire. Quindi di che parliamo? Tu lo sai l'ultimo match di Stoica, che è rumeno come te,
saluto la Romania che c'ha un sacco di tifosi. Quando ha fatto l'ultimo match del Glory? Sai che non ho la più pallida idea. Ma tu ti rendi conto? Pochi mesi fa. Ti rendi conto? 2 mesi e mezzo fa? No, neanche 2 mesi fa. Questo per dirti, tu che fai questo lavoro non lo Ti sai. sei perso Stoica Quindi di che stavo e a ha perso parlare? malamente. Però c'è da dire anche un'altra roba, ragazzi, io qua non è che faccio di lavoro. No, no. Ecco qua ragazzi volevo specificare una cosa che alla fine anche Mattia Faraoni e Carlo Di Blasi l'hanno capita, come si vede più avanti nel video. Io non sono un reporter, non sono un giornalista che va a parlare di tutti i match, io parlo delle cose, delle mie passioni, delle cose che mi piacciono. Se mi piace guardare un match che magari mi stimola a vedere il match di Mike Tyson o il match di quello, io mi guardo quel match. Principalmente sì, se vogliamo dirla, la maggior parte degli eventi che guardo sono quasi tutti di pugilato, kickboxing, Muay Thai, seguo veramente pochissime persone, seguo quando combatte Senchai, Buakao e tutte le persone magari più importanti, perché appunto il mio canale si basa sull'intrattenimento, divulgazione, ma sempre in base a quello che piace fare a me, piace guardare a me. Non mi guardo match che magari non mi piacerebbe guardare solamente per portare i risultati, per portare il video sul canale. Infatti si è visto all'interno del mio canale porto pochissime cose, porto magari qualche pronostico sui match più attesi, ma più attesi da me, quindi che piace guardare a me. Quindi ci tenevo a specificare questa cosa anche per voi che state guardando il video, che alla fine il mio canale è un canale di divulgazione, intrattenimento in base alle mie passioni, cioè in base a quello che piace vedere, guardare e fare a me. No, Cioè, sei appassionato. Sono appassionato, no, però- Ma se no sei come posso no, dire? no, Perché no, lo sa lui. però- Che lo sa lui. Vai, L'ultimo match stoica. non lo so. Ok, ciao. Cioè, capito? No, che però- devo dire? no, però- Siamo in un palazzetto di pugilato. Però, chiudendo una roba parlando del torneo di Mattia, dentro chi abbiamo? Abbiamo Ruiz Brudenell che ha vinto il torneo che abbiamo organizzato noi in Sicilia, che è fortissimo, è uno delle grandi star, eccetera. Abbiamo il Zimmerman, che è un nome storico, che viene da Glory, eccetera, un altro top level. Abbiamo Ares Machado, che è il Machado dei vecchi tempi, eccetera, che ha vinto anche lui il torneo Americas. E poi abbiamo Istrate, che è arrivato secondo la volta scorsa, che ha perso contro Liu Tse. Stiamo citando 4 che mi sembra che abbiano un livello. E poi abbiamo Mattia Faraoni, che è quello che conosciamo. Poi abbiamo un mostro. No, poi abbiamo il mostro coreano, è un mostro, lo vedrete, è enorme, è un mostro. Quasi Ma che 30 fa- kg. No, capito? Tu stai a 100? Io sto 100-101, la Vioto. Quello che dico, quindi, il mio più grande sogno era poter arrivare. Ma lui lo sa. Ma No, io dico una cosa. allora, Da un anno a questa tu me l'hai parte, detto anche per dopo quel l'Isca, calcio tu girato. tu sognavi No, c'è- l'Isca perché da piccolo comunque Quello è quanto con è quello, è il primo step. È il primo, e quello è stato il primo step. Io ho iniziato questo sport perché ho GP per andare a fare quel torneo. Quindi adesso che lo sto vivendo a Tokyo è una cosa incredibile. Nell'ultimo anno, quando mi facevano domande, ma gli altri circuiti, ma noi avevamo già questo progetto, ma non lo dicevamo. Noi abbiamo detto no, non a chiacchiere, no a circuiti importanti che abbiamo già citato. Credimi, lui ha una roba, avevamo un piano B che valeva 1000, era negli Stati Uniti. No, per dire. tante, cioè c'erano come circuiti. Abbiamo detto no perché il nostro progetto era questo. Era questo. E non è finita qua. E non è Cos'altro c'è? E non è- Cos'altro c'è dopo il K1? No, No, non è finita qua. c'è, Carlo? Non è finita qua. Dai, Carlo. Vedrete. No, questo non si può. 300 euro. Vai. 300 euro solo, te la vendi? Cazzo, no, 300 euro no, che cavolo. Però guarda, posso dirti una cosa, io che uomo GP. Ma poi Matti, alla fine non ti devi lamentare di niente, alla fine sei il personaggio del momento in Italia. Quindi che E si- e si c'è la parli- faccia dove si lamenta. No, però che si parli bene, che si parli male. alla No, fine non le sono cose. d'accordo io. Io ho notato sono una d'accordo. cosa, che tanto anche gli ultimi match, io che li ho visti, quelli di Mattia, ma in alcuni ho fatto il video quando c'era da fare perché notavo tutte le critiche, ma non l'ho fatto per leccare il culo, perché alla fine non ci ho centrato. No, hai detto delle cose Ho detto tecniche, ho detto le cose giuste che c'erano da dire quando c'era da dire sulla cosa che no, però Mattia non meritava di vincere perché ha fatto tutta la fantomima che l'ha buttato per terra. Tu comunque sei
E tu comunque sei in mezzo, Mi è piaciuto. Fallo finire. in mezzo all'uragano in cui tanto qualsiasi cosa c'è ora, qualsiasi cosa È giusto è così. comprato, è venduto, è questo, è quello, è quell'altro, è vero oppure no? Tu sei uomo di comunicazione e hai capito perfettamente. sembra- Però non noi sembra che parlo ci io. teniamo anche Io che, vedo commenti che venga c'è sottoposto, detto il sottoposto. giusto. In tante situazioni purtroppo c'è chi parla tanto per parlare. Però ascolta, nel senso, Fa parte del show. certo, ma 100 commenti negativi di critica, 100 rispetto che ne so a 60.000 mi piace, sono lo 0,0000. Ah, no, chiaro, Finché noi riempiamo i palazzetti. Poi anche quelli, quello che conta. poi anche quelli No, guardano. Ma non solo quello, quando noi ci abbiamo affetto dappertutto, finché io faccio 50 poi arrivo, 50 stage l'anno, non mi posso fermare che ho affetto dalla gente. O se tu lo fai un giorno, facciamo una prova, poi andiamo da qua, finisce la serata. Ma io te lo sto dicendo, sono felice, sono felice dell'affetto che ricevo. Quindi è normale, ma via. Allora, ti spiego un concetto. I Queen, quando usciva un album, erano tempestate di critiche. Adesso sono diventate leggende. Bud Spencer nei film della monnezza. C'è stata la critica. Cioè, se criticano Ronaldo, Messi, io sono Mayweather, ma che non criticano? McGregor, ma viva Dio! E adesso Per Tyson Jack Paul, tanto per essere, sai le cose che me è stanno un dicendo. onore, per me è un onore. Aveva anche finché io c'avevo la risonanza del rione, ne so, 2000 follower, 2000 occhiali, sei grande, tu zia, tua madre, amico tuo, te come via. Quando ti ingrandisci, quando arrivi a milioni, non è la forbice aumenta. Se io fossi stato mondiale come risonanza, sentivi parlare male di me anche gli spagnoli, anche i tedeschi. No, ma pensa cosa succederà. No, ma pensa cosa succederà adesso, perché l'ultimo Octagon lui ha registrato 8 milioni di contatti di gente che l'ha guardato sui vari social media. 8 milioni è un numero pazzesco, no, pazzesco, cioè, capisci? Cioè, su DAZN ha spaccato. Adesso vediamo cosa succede col K1, perché secondo me sale il livello Ma tanto ci sarà internazionale. sempre poi quello, ma Ma è grazie a Di giusto. Blasi, guarda giusto. cosa Di Blasi l'ha buttato Bravo, in mezzo. giusto. Oh, c'è Di Blasi che tanto l'ha messo là, Non ti potrebbe- ma è critiche. sempre così. E allora se sono così, se è così semplice, perché non vengono tutti da me e li porto tutti là? Non è così, perché ne vengono tanti ma io prendo solo alcuni, se no. La gente si lamenta Eh sì, cosa che dice, io le critiche, manco le leggevo, tanto sapevo che erano critiche, volevo stare male per farti capire, devi sorridi hai sempre. sfogato tutto su di me. A te perché ti conoscevo, dico, ma lasci adesso di merda, lascialo. Dico scusa, abbiamo fatto i video insieme, ma almeno chiamami, chiedimi alcune cose specifiche, poi scrivi quello che ti pare, poi dico, ma te, però screditarmi in quel... Però c'è da dire, io faccio anche un lavoro. C'è da dire, faccio anche un lavoro di merda. Aspettate ragazzi, scusate se vi interrompo, ma io un'ora fa sono passato ancora stato a fare quella clip. Ancora? Ma è una clippona, è la clippissima! Quindi sarà un video tutto a parte delle federazioni. No, però c'è da dire anche un'altra cosa, confermate questa cosa. Sono anche in una posizione io dove qualsiasi cosa dico, se sono amici non posso avere amici in questo ambito. Perché per dire, a me è capitato tantissime volte, vado a registrare il match di uno, perde, mi dice non postare il video, faccio che cazzo faccio? Sono venuto qua per questo. Cioè, devo nascondere le cose, se tu perdi devo nascondere la roba. Se tu infatti amore mio, scusa, bravo, Alberto, noi nel bene o nel male ci mettiamo sempre la faccia, nel senso che magari un altro perde poi sparisce, non si sapeva ma che ha fatto, no, ma il verdetto no. Noi e questa pressione, cioè, noi ce l'abbiamo, questo demone. Quando io stavo nel palazzetto l'ultima volta, è bello Nengolan, Enzo Sarri, Leonardo Daniele, palazzetto però è da zona, però ce l'abbiamo. Quindi un minimo di applauso anche Ma perché a ti questo dico questo? concetto. Perché ti dico questo, Matti? Perché a me, Ma io- a me già, a me, Stai cantando. Oh, si inizia. Oggi mi sono anche allenato, Però mi sono facciamo anche caldo. 1 milione di visualizzazioni. Sono stato allenato da Mattia e Carlo Di Blasi, cioè. No, più bello ancora. Lui ha allenato a noi tutte e due. no, Ci tiene qua così. no, E io possiamo fare bravo. la cake che lui ti toglie da me, t'ammazzo e poi faccio. Sarebbe spettacolare. Perché ti dicevo il discorso di prima, a parte gli scherzi? Perché mi è capitato anche della palestra tua che mi si chiedesse di non mettere un match perché è andato La capo. presa mia. Ma non mi. Ecco ragazzi, purtroppo uno dei problemi qua in Italia a fare lo youtuber agli eventi di sport da combattimento è anche questo, ed è il motivo per il quale
prima ne facevo molti di più di eventi, ero invitato agli eventi e ci andavo comunque, sempre tutto di tasca mia, ripeto, non sono mai stato pagato per andare a un evento di sport da combattimento, quindi un po' ho smesso per quello, un po' ho smesso per il fatto che se andava bene il video, se andava bene che vinceva l'atleta di casa, il video lo potevo postare. Se perdeva l'atleta di casa mi si chiedeva di eliminare le prove, quindi che non si sapesse che ha perso magari per KO, che ha perso malamente ad un evento in casa, e vi assicuro che di ste cose mi sono capitate veramente tante volte. La gente non sa tutto il lavoro che c'è dietro a fare comunque dei video per YouTube. Io faccio tutto da solo, mi registro i video, mi monto i video, andavo di tasca mia comunque spendendo soldi, autostrada, gasolio, tutto quanto per andare ad un evento in cui magari ero sì invitato, però andavo a fare un lavoro comunque di pubblicizzazione per l'evento a gratis praticamente per loro, e vi assicuro che non è un lavoro tanto facile, perché ripeto, la gente magari non sa il dietro le quinte delle cose, ma prendersi una giornata per andare a un evento, tornare a casa, esportare tutti i filmati, cercare di montare, cercare un modo carino di montare tutto il video, tutto quanto, e il montaggio mi dura all'incirca 8-10 ore, molte volte anche 2 giorni ci metto a montare il video, postarlo, fare le copertine, scrivere la descrizione, titolo, impostare tutte le cose, cercare di creare un po' di reels, un po' di shorts per spingere il video, per fare andare il video, e poi quando è tutto pronto mi vedo magari un messaggio da parte dell'organizzatore o magari di quella palestra che organizzava l'evento, no, Erwin cancella il video, togli quella parte lì dell'atleta che ha perso. E io dico, devo rifare tutto il lavoro da capo, perché devo rientrare nel programma di montaggio, cancellare quel pezzo, riesportare comunque tutto il video, cercando di dare un senso ancora a quel video, cercando di non far sembrare che ci sono dei buchi, ci sono dei vuoti in quel video, e poi ricaricarlo, riscrivere tutto quanto, rifare le copertine, ripensare ai titoli e al modo di spingere poi quel video. Quindi è successo talmente tante volte questa cosa, ragazzi, che io ho perso proprio la voglia di andare agli eventi e registrare video per gli altri, un po' perché non è giusto ora che a distanza di 3 anni io lo faccio di tasca mia, che devo ancora andare e dare la possibilità a certi eventi di farsi pubblicità comunque sul mio canale sul quale sto sudando, sto investendo soldi, sto spendendo praticamente, cioè il guadagno è praticamente zero se andiamo a guardare tutto quello che io vado a spendere in ogni trasferta per uscire, per andare a registrare tutti i video, quindi non lo trovo neanche più giusto moralmente che io mi vado a fare tutto questo lavoro, perché è un lavoraccio, ragazzi, fare tutte ste cose, per di più spendendo io soldi per farlo e dare visibilità a quell'evento su un canale di 100.000 iscritti che me li sono sudati e ci ho speso tante ore, tanti soldi per mandarlo avanti e per farlo crescere fino a questo punto. Oltre a quello, se poi ci si mettono pure organizzatori che l'atleta di casa perde, no Erwin cancella il video, no Erwin questa roba, no perché quello si è preso male, perché questo così, capite che ad un certo punto mi sono anche rotto i coglioni, motivo per il quale ho smesso di fare eventi e vado a collaborare solamente con amici, punto. Vado a collaborare con Morello, con il cugino di Morello, perché sono amici prima di tutto, quindi mi fa piacere al di là di tutto collaborare con loro proprio perché c'è un rapporto di amicizia. Quindi gli unici eventi che sto facendo sono praticamente incentrati solo su questo, su una cerchia ristretta di amici con i quali so che posso collaborare, so che posso fare dei video al di là dei match, al di là degli eventi, al di là di tutto. A me è stato chiesto di cancellare il video, cancellare le prove, cancellare tutto. Diciamo che questo non lo metterò, però Ti posso dire che è sbagliato. Però ti posso dire che è sbagliato. Posizioni dove se dico quello allora, va bene, se aspetta, dico questo guarda, va bene. ti dico una cosa, ci sono questa roba di YouTube è un errore. I maestri talvolta vogliono togliere il match in cui l'atleta perde, ma anche quando l'atleta vince, perché non vogliono che lo studi. E sai qual è il risultato? Che i promoter non lo prendono, perché io li promuovo, dico guarda prendete questo atleta qua che è forte, vanno a cercarlo su YouTube, non trovano niente, non c'è niente, né il bene né il male, la realtà. I cinesi fanno così. Hai capito anche il mio problema, quale molte volte. Vai Io tra- sono anche in una no. posizione di merda. Vai, invece tu devi andare Ecco perché tranquillo parlo di anche critico. Guarda, dice tu. No, devi faccio odiare da quelli di arti marziali. No, devi parlare di Krav Maga che a me diverte ancora sempre. meglio. Comunque detto questo, invece Certo, poi Joyner, zitto, si fa che giocatore si mette tutti in fila e siamo allora scusa, molto io ho fatto con Joyner, Moraes, Stoica, Urduk, KJ, l'altro. Ti posso dire una cosa, se tu adesso mi dicessi con chi vorresti fare l'ultimo giorno,
2,4 m, mancino tutto strano. Ma sanno che te lo dice? Dico la verità, ma ti dico il 100%. Senti, sai che c'è? Allora, In diretta. racconta. Allora, in diretta. Pax. Vieni qua. Anche con Mattia, se no dopo Mattia mi aspettava. Dai, sto aspettando. No, perché Mattia ha l'abbraccio facile, io no. Attenzione, io sono milanese, io abbraccio poco. Sto aspettando che la camera si spenga per. Non spegnerla mai sta cazzo di giocata. Samu, tienila sempre Fai accesa. come report, tieni sempre acceso. Che qua- Prossimo video. In conclusione, ragazzi, mi ha fatto piacere aver avuto l'occasione di confrontarmi con Mattia Faraoni e con il presidente della Fight One, Carlo Di Blasi, in merito a tutte queste cose magari dette nel mio video. Alcune perplessità mi sono rimaste, altre comunque sono state specificate e chiarite da parte di Mattia Faraoni e Carlo Di Blasi, e il tutto diciamo che è stato abbastanza improvvisato perché eravamo ad un evento di sport da combattimento, c'erano i match di mezzo, quindi è stato fatto tutto molto alla veloce, quindi il tempo anche per andare nello specifico in questi argomenti era abbastanza limitato. Magari in futuro, se vi interessa che approfondisca questi argomenti sulle cinture, sui vari titoli e su tutto quanto, si potrebbe organizzare insieme al presidente della Fight One, Carlo Di Blasi, un video specifico incentrato proprio su questo, in cui abbiamo più tempo per parlarne, senza magari tutto il casino che c'era l'altra sera, che eravamo appunto, ragazzi, ad un evento ed era tutto improvvisato, tutto fatto alla veloce. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ragazzi.